Ci sono luoghi che non si visitano semplicemente, si respirano e vivono. Questo è il diario di un viaggio nel cuore dell'Andalusia, un triangolo di terra, storia e anima, teso tra le città eterne, Cordova, Granada e Siviglia. Abbiamo attraversato vicoli bianchi che profumano di gelsomino, ascoltato il silenzio di palazzi millenari e ci siamo lasciati trasportare nel caos colorato e vitale dei vicoli arabi, immersi nei fumi d'incenso e tanta spregiudicata e prorompente bellezza di terra di Spagna, mito, musica, flamenco e nuove amicizie. In questa nuova serie mostreremo cosa vedere passo dopo passo, condividendo con voi giorno per giorno frammenti di storia, consigli pratici e pianificazioni del viaggio per ottimizzare tempi, emozioni e il piacere della scoperta. Benvenuti in Andalusia, il viaggio comincia ora. Salutiamo Cordova, una città che ci ha rubato il cuore. Ma il nostro viaggio nel triangolo d'oro dell'Andalusia continua e la prossima tappa è Granada. Per arrivarci abbiamo scelto il treno. Il viaggio dura circa 1 ora e 50. Abbiamo pagato il biglietto 32 euro a persona, prenotando in anticipo sulla piattaforma Renfe. È la soluzione più comoda e sicura. Siamo ufficialmente arrivati a Granada e l'atmosfera qui è completamente diversa. Posate le valigie al Bibo Hotel Recosidas in Calle Recosidas, a pochi metri da Plaza Reina Isabella II. Siamo in pieno centro. Il prezzo è di 194 euro per 2 persone, con desayuno compreso. Siamo a Plaza Nueva, che ci accoglie così. È il punto d'incontro di convergenza di tutte le strade. Questo assaggio di flamenco ci fa capire che Granada ha un ritmo e un calore tutti suoi e inconfondibili. Paco, tierra flamenca gitana. Tu nombre. Ainara. ¿Cuál es tu nombre? Arobo. ¡Ole! Pochi passi da Plaza Nueva e l'atmosfera cambia completamente. Varchiamo lo storico mercato arabo dell'Al-Kaiseria, noto in tutto il mondo per la sua atmosfera, vitalità, colori e profumi. Sembra di essere in un souk del Marocco o di Istanbul. In passato questo era il mercato dell'eccellenza della seta, per concessione dei reali di Spagna. Il meglio della produzione artigianale araba la troverete qui.
Come è tuo nome? Ibrahim. Brahim? Ibrahim di Marocco. Del Marocco. Viva il Marocco. Viva Marocco. Quanti meravigliosi profumi di spezie, incensi e mandorle tostate. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Attigua la Cattedrale della Encarnación. L'ingresso è di 6 euro a persona, uno dei capolavori del Rinascimento spagnolo, sul cui piazzale si tengono concerti di musica e di flamenco con artisti importanti del calibro di Iván Vargas. A Granada le feste non conoscono tregua. Una delle principali è la festività del Corpus Domini. In pochi secondi ci troviamo in Plaza della Romanilla, uno dei punti più vivaci e caratteristici, intorno alla cattedrale, con il museo centro Federico García Lorca. Questa piazza prende il nome dall'antico mercato della camomilla, la manzaniglia, che si teneva qui. Oggi è piena di caffè all'aperto ed è il posto perfetto per godersi la vista sulla cattedrale da un'altra prospettiva, all'ombra delle palme. Per l'occasione si riuniscono diverse bande musicali cittadine delle varie confraternite, creando un'atmosfera gioiosa e religiosa al contempo. Continuando a passeggiare nel centro, ci imbattiamo in un luogo storico incredibile e totalmente gratuito, il Corral del Carbón, risalente al 1300 in stile Nazarí. Questo è l'unico magazzino di merci arabo conservato interamente in Spagna. Pensate che nel 1300 proprio qui i mercanti alloggiavano e vendevano carbone e grano. Oggi invece è un'oasi di pace nel pieno centro della città, ma nel tempo è stato anche alloggio per i viaggiatori e per i poco abbienti. Tutt'oggi viene utilizzato per serate musicali e teatrali. Da Plaza Nueva, prendendo il trasporto pubblico al prezzo di 1,60 € a persona, si raggiunge Sacromonte e Albaicín. Inizia la salita lungo la Carrera del Darro, costeggiando il fiume Darro che scorre nel cuore della città vecchia, passando proprio sotto l'Alhambra. Lungo il tragitto segnaliamo i bagni arabi, l'Iglesia de Sant'Ana e la Promenade de los Tristes. E il piazzale panoramico con il monumento al flamenco. Un luogo
luogo di sosta imperdibile e specialmente di sera, sorseggiando una cerveza gelata, con la Alhambra di fronte illuminata, con il fruscio del fiume sottostante e la profumata vegetazione. Granada regala anche sorrisi e gentilezza, mentre mettiamo qualcosa sotto i denti, a base di specialità argentine, consigliateci da Marta, che viene da Huelva. Mi nombre es Marta, yo soy de Huelva. Huelva? Huelva. Ah, importante Huelva. Il Rocío. El Rocío. ¿Vedi? Lo tengo al lado. Yo sé. Muchas cosas bonitas. ¿Cuál era tu preferida de este? Mi preferida, la de espinacas y ricota y setas con trufa. L'attrazione principale però è il Sacro Monte e la confinante Albaicín. Sacromonte è famoso in tutto il mondo per le sue cuevas, le case grotte, scavate direttamente nella collina, fin dal XV secolo, quando la comunità gitana si stabilì qui. Giungere in questo luogo ripaga di ogni passo in salita, la vista da quassù è semplicemente magica. Anche se oggi non entreremo, se verrete qui vi consigliamo 2 tappe imperdibili. La prima è il Museo Cuevas del Sacromonte, perfetto per scoprire come si viveva all'interno di queste grotte, e i locali cult del flamenco, Zambra Maria la Canestera e El Gallo della star internazionale Iván Vargas. È un'esperienza incredibile nel mondo gitano, assistendo ad esibizioni di canto, ballo e musica nel segno del flamenco, seduti a pochi centimetri di distanza, trattandosi di piccoli ambienti. Per chi invece volesse trascorrere la notte qui a Sacromonte, ve lo suggeriamo caldamente. Sono disponibili molti B&B in posizione panoramica, immersi nel verde, chiamate Las Cármenes. Non mancano occasioni di relax e riflessione, comodamente seduti su una panchina, con l'immagine spettacolare dell'Alhambra al tramonto, quando si accendono le prime luci e il fascino cresce a dismisura tra sogno e realtà, assolutamente da non perdere. Iscriviti a Just Walking Road e spingi la campanella per poter accedere a tutti i servizi messi online. My name is Sadra, ¿Dónde viene? de Irán. ¿Irán? Se llama Tar, Tar, sí, de Irán. música tradicional iraniana. Sí, claro.
Dal Sacro Monte ci spostiamo sul colle di fronte, addentrandoci nel labirinto bianco dell'Albaisin. Questo è il quartiere arabo più antico della città, dove sembra che il tempo si sia fermato. Finire la giornata davanti a questo tramonto al Mirador de San Nicolas è un'emozione indescrivibile. Con la colonna sonora di virtuosi di chitarra flamenca e canti gipsy, un misto di sensazioni che ci porteremo sempre con noi e che condividono turisti di ogni parte del mondo. Al ritorno in centro vi suggeriamo di non rifare il percorso dell'andata, ma dal Mirador de San Nicolas imboccare una delle stradine che discendono e che regaleranno immagini inaspettate di bellezza e armonia, senza il problema delle auto e della gente. Si chiude così la nostra prima intensissima giornata a Granada. Domani ci aspettano altre imperdibili attrazioni. Il secondo giorno a Granada inizia con il luogo più famoso, l'Alhambra, risalente al 1200 come cittadella fortificata. Guardate che spettacolo, queste mura di cinta, c'è ancora la sabbia della friabile materia di questo muro. È stata l'ultimo baluardo del dominio arabo in Europa, prima che i re cattolici la riconquistassero, o meglio la acquistassero dietro pagamento nel 1492. Il suo nome in arabo significa la rossa, per via dei colori dei mattoni delle sue mura al tramonto. A circa 12 km invece a sud di Granada, precisamente al passo del Sospiro del Moro, la leggenda narra che nel 1492 l'ultimo sultano arabo, Boabdil, si voltò un'ultima volta verso l'ormai perduta Granada piangendo e sua madre, lungi dal consolarlo, pronunciò l'amara frase: «Piangi come una donna per ciò che non hai saputo difendere come uomo». Un luogo che trasmette delle sensazioni forti in uno scenario panoramico intenso e qui, sul ciglio della strada, un cippo in pietre che ricorda questa pagina di storia. Se voleste visitare tutta l'Alhambra, il biglietto completo, definito Alhambra General, costa 22,27 € sul sito ufficiale. Se invece voleste visitare solo i giardini esterni, il Generalife e l'Alcazaba, il costo scende a 12,73 €
È indispensabile comprare i biglietti solo dal portale governativo con mesi d'anticipo per evitare di pagare il triplo sulle piattaforme non ufficiali. Dall'imponenza della Alhambra ci spostiamo nel centro moderno di Granada, precisamente in Calle Puentezuelas. Vogliamo portarvi in un piccolo angolo segreto che gli amanti dei libri non possono perdere, la libreria indipendente El Tiempo Perdido. Il nome si ispira al capolavoro di Marcel Proust ed è un vero tempio per i collezionisti, tra libri di occasione e curiosità introvabili in un'atmosfera magica. Oltre a edizioni rare e magnifici libri illustrati, all'interno trovate uno scaffale interamente dedicato al poeta di Granada, Federico García Lorca, e persino sezioni specializzate in letteratura straniera. Ma la vera curiosità sono le miniature in legno, traduzione di libri in molte lingue e i gadget letterari unici da portarsi a casa. Se passate di qui, non dimenticate di salire le scale. Al piano di sopra c'è un angolo lettura intimo e accogliente, ottimo per fermare il tempo, il souvenir alternativo perfetto per il vostro viaggio. Lasciata la libreria, il nostro itinerario ci porta alla Basilica de las Angustias, in Carrera de la Virgen, prima di addentrarci nel quartiere del Realejo. Qui si nasconde il Quarto Real de Santo Domingo, un antico palazzo arabo del 1200, addirittura precedente all'Alhambra. Si erge la chiesa di Santo Domingo, un luogo carico di fascino ma anche di storie cupe. Fu proprio qui, in questo monastero, che si stabilì provvisoriamente il Tribunale della Santa Inquisizione spagnola e le sue balconate interne e le navate videro lo svolgersi di quei terribili processi religiosi. Da qui inizia la spettacolare Cuesta del Realejo, una scalinata storica in pietra, con la sua fontana, che ci porta nel cuore più autentico del quartiere. Questa è la vera Granada dei residenti. Il nostro cammino, tutto in salita, prosegue attraversando la vivace piazza di Campo del Principe, Carril de San Cecilio, dove visse e morì il pittore Eduardo Sánchez Sola. E Calle Antequera Bar. Qui ci imbattiamo nella casa museo dove visse il celebre compositore Manuel de Falla tra il 1921 e il 1939. Autore di
capolavori El Amor Brujo, Il cappello a tre punte, Noches en los Jardines de España. L'ingresso per vedere dove visse e composi i suoi lavori e i suoi getti personali costa solo 3 euro ed è aperto dal martedì alla domenica, principalmente la mattina. È consigliata la prenotazione sul sito ufficiale. C'è un'atmosfera calma, silenziosa, profumata di oleandri, avvolti da un clima caldo secco. All'ombra di un albero contempliamo l'immenso panorama che si apre davanti a noi, suscitando riflessioni ed emozioni che immaginiamo deve aver provato lo stesso De Falla. Proviamo a bussare alla porta del maestro, con la segreta speranza che sia lui stesso ad aprire. Purtroppo non c'è risposta e un po' di dispiacere ci rimane dentro, ma d'altra parte sognare non costa nulla. Tutta la fatica della salita scompare quando entriamo nei meravigliosi giardini del Carmen de los Mártires. È il Carmen più grande di Granada, usato dai musulmani per le esecuzioni di prigionieri che non si convertivano all'Islam. L'accesso è totalmente gratuito, ma fate attenzione agli orari, perché c'è una pausa pomeridiana durante i giorni infrasettimanali. Oggi è un vero paradiso dove rilassarsi tra laghetti, piante secolari, pavoni liberi. Una vista splendida sulla città e ancora imbiancata, la Sierra Nevada. Dopo chilometri a piedi e così tante storie, ci fermiamo qui. Granada ci ha regalato emozioni incredibili, angoli segreti e panorami incredibili. Se questo itinerario di viaggio di 2 giorni a Granada ti è piaciuto, lascia un bel mi piace e iscriviti per non perdere la nostra prossima destinazione, Siviglia. Inoltre, se volete sostenerci con un caffè virtuale, trovate il link in descrizione. Se vi siete persi il video precedente su cosa vedere in 2 giorni a Cordova, trovate il link qui sotto. Grazie per aver viaggiato insieme a noi e come sempre ci vediamo nel prossimo video.